Welcome, benvenuti a tutti da Shams Moonchild. Ciao Donato. E nell'onda dello specchio, oggi è il Kin 118, inizia la nuova onda incantata Ciao, dello ciao, specchio ciao a bianco. tutti. E come sempre siamo qui per darvi la nostra visione dei prossimi 13 giorni e speriamo che vi possa essere utili. Io volevo sempre ringraziare oggi tutte le persone che mi conosco, le persone che ho incontrato nella mia vita, le persone che ultimamente tante ci siamo ritrovate e rincontrate anche se da lontano, non importa perché le distanze non esistono, il tempo è solo una grande illusione. E grazie del coraggio di usare il vostro cuore, grazie di stare nel cuore, grazie di esservelo permesso. Vi ringrazio veramente moltissimo tutti e grazie, vi amo, vi porto nel cuore. Sapete, la casa di Ra, il mantra è tutto ciò che ti serve ce l'hai nel cuore e quindi vi ringrazio moltissimo. Inizio questa onda dello specchio con il mio amatissimo specchio di ossidiana, con il Quetzalcoatl, come sapete. Oggi è l'onda dello specchio bianco, io invece porto uno specchio di ossidiana, proprio perché guardiamo le due facce di questo specchio. Bene, intanto inizierei con il chiedervi di respirare un attimo e di ascoltare l'affermazione di questa onda insieme a me. Facciamo un grande respiro e lasciamo che questa energia inizi ad entrare dentro di noi. Io unifico per riflettere, attraendo l'ordine. Sigillo la matrice di ciò che è senza fine, con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Grazie. In questi prossimi 13 giorni c'è una data che per me è molto importante, che è la data dell'1-1. L'1-1 io sono stata richiamata all'ordine di ritornare al servizio in Egitto, l'1-1 mi sono trasferita, l'1-1 ho iniziato diversi viaggi iniziatici portando persone per percorsi qua in Egitto. È una data per me molto importante, quindi vorrei condividerla con voi, vi vorrei chiedere questo giorno di accendervi una candelina e di aprire questo portale, perché è un grande portale di questo anno, e nuovo percorso che farete in questo nuovo anno, che vi possa sorprendere, che vi possa cullare, che vi possa amare, che vi possa rigenerare. Bene, partiamo con la mia visione con i miei oracoli dei prossimi 13 giorni. Vediamo questa onda dello specchio che cosa deve dirci, quali consigli ha per noi. Allora, l'onda dello specchio ci chiede di permetterci in questi 13 giorni di iniziare qualcosa, di darci il permesso di camminare su un altro sentiero e di guardare tutto quello che abbiamo intorno, perché intorno a noi c'è tutto quello di cui abbiamo bisogno. E non abbiamo bisogno di cercare fuori, ma tutto quello che abbiamo bisogno, lo specchio ci dice, avete dentro. Quello che ci chiede è semplicemente di andare a camminare con una grande regalità, andare a camminare con la nostra visione, che sia forse anche un po' rigida, ma che sia una visione che rispecchi noi. Bene, eccomi qua, pronta. Allora, ehm,
Questi prossimi 13 giorni ci parlano di portare i nostri doni insieme a noi e sapere quanto già noi conosciamo e quanto offriamo al mondo, alle persone che vivono con noi, che vivono intorno a noi, le persone che amiamo, quello che noi conosciamo. Una antica conoscenza, una grande conoscenza è nelle nostre mani. Non importa, come vi dico sempre, essere maestri, non vi importa essere grandi, importa essere voi stessi. E le cose che conoscete, ne conoscete veramente tante e come siamo tutti esseri meravigliosi. Quindi datevi il permesso di mostrare al mondo, mostrare a voi stessi chi siete e che cosa portate. E proprio riconoscetevi per quello che siete. Riconoscerci non è soltanto mi riconosco, sono bravo, no, mi riconosco nelle mie debolezze, mi riconosco nelle mie fragilità, mi riconosco nelle mie piccolezze, riconosco anche le cose che mi tengono attaccato a qualcosa che forse dovrei lasciare andare. Mi riconosco globalmente, io sono tutto questo. E come essere meraviglioso mi riconosco. Questo è molto importante che voi vi riconosciate. E a quel punto ho fede in chi sono, ho fede, come vi dico sempre, ho fede in me stesso. La fede è la verità, avere fede nella verità che avete dentro di voi, avere fede in quello che voi volete portare nella vostra vita, nella vostra visione, in quello che credete, solo in voi stessi. Andate avanti credendo in chi siete, andate avanti orgogliosi di chi siete, questo è veramente molto importante. E lasciate andare quel passato, andate per quella chiamata che vi sta arrivando, questo nuovo cambio di anno che stiamo per entrare, questo cambiamento di pagina che stiamo per fare, lasciando andare quello che è stato quest'anno così faticoso, così difficile. State veramente nell'essenza, state e seguite quella luce, come dico sempre, quella piccolissima luce che vedete alla fine del tunnel, seguitela, non lasciatela andare perché credete assolutamente di arrivare verso quella luce. E per fare questo il consiglio è di stare centrati dentro di voi, di rimanere nel centro, di lasciare che quel canale tra il cielo e la terra si manifesti nel vostro cuore. Lasciate lì, fermatevi, non abbiate fretta, non correte, rimanete fermi e respirate. Proprio perché in questo modo voi riconoscerete e troverete veramente dove non vi serve più per il passaggio di questo nuovo anno e che cosa invece volete portare con voi. È molto molto importante. E proprio per iniziare questo nuovo cammino e questo strada, credendo in quello che io so dove voglio arrivare, so qual è il mio progetto, so che cosa è giusto per me, è solo per me, non è forse per qualcun altro. E a quel punto questa ricerca andrà con calma. Quando metterò quel piede sarà su una terra sicura, sarà su una base assolutamente certa ed è la base che io voglio creare per me. È soltanto la mia, nient'altro. E non tenete conto di quello che la gente ha, quello che esprimono da dentro. State attenti a quello che è intorno, quello che è dentro, l'essenza, vi dico sempre la parola essenza, è molto importante per questo prossimo anno, ok? E perché se state nell'essenza, voi avete a disposizione la grande libreria cosmica che vi avete tutti i consigli dell'universo, non avete bisogno di nient'altro. E a quel punto, negli ultimi giorni dell'onda, vi verrà richiesto di fare una scelta. Vi sarà richiesto di fare un cambio, c'è alcune cose, di scegliere per voi cosa voglio, come la voglio questa vita,
come non voglio questo nuovo anno, io posso scegliere, non sono succube di tutto quello che mi sta girando intorno, ma io posso fare la mia scelta. E a quel punto voi facendo quella scelta vi renderete conto che ci sono molti modi di vedere le cose, ci sono molti modi di ascoltare alcune opinioni e dovete guardare da altri punti di vista. E a quel punto avete semplicemente di poter sorridere, di poterli prendere in giro e si mostreranno davanti a voi diverse strade. Alla fine di questa onda del giorno cosmico vi renderete conto che molte strade si apriranno e voi non avete una sola scelta, non siete costretti di camminare solo su una strada, ma voi avete il potere di fare quella scelta e di decidere qual è la strada consona per voi e quella strada sarà la strada giusta, quella scelta sarà la scelta giusta. Grazie. Ora vediamo un po' gli aiuti. Che lo specchio ci vuole dare per questi prossimi 13 giorni. E non poteva essere altro che questo. L'aiuto è il tempo giusto e la direzione. Quindi quello che ci viene in aiuto è la stella Sotis, Sirio, Isis, Iside, Consu, che è il dio della luna, e Amon-Ra. Amore all'amore incondizionato. E se vedete qui c'è Sotis, la stella che si espande, e sotto Sotis c'è il maestro del cuore che è Anubis. Le emozioni che ci portano verso lo splendere come un sole dalla nostra anima. Bene, non c'è nulla da fare, è tutto assolutamente perfetto. E Anubis che ci guiderà aprendoci i cancelli di tutte le porte che dovremo passare in questo prossimo anno, in questi 13 giorni, per mostrarci qual è la strada. E vediamo un attimo le carte del Sole e della Luna invece cosa ci consigliano. Le carte del Sole e della Luna ci consigliano la gratitudine, quindi siamo grati a tutto quello che abbiamo intorno, siamo grati a tutte le persone che ci accompagnano, siamo grati a noi stessi per permetterci, come vi ho detto all'inizio, di avere quel coraggio di seguire il nostro cuore e di metterci il cuore, di permetterci di iniziare una strada complicata, complicato andare dentro, complicato riconoscerci, complicato sentirci, guardarci al di là di quello riflesso di quello specchio. Quindi vedete i due aiuti che avete sono questi. Ricordiamoci di ringraziarci anche, di ringraziare noi stessi tantissimo perché non lo facciamo mai. Quindi siate grati a voi stessi, anzi guardatevi dove siete, fatevi un grande applauso e ditevi sono stato proprio bravo per arrivare fino qua e per essere chi sono, aver rispettato la mia anima, aver rispettato me stesso, aver rispettato il mio corpo, unire il mio corpo alla mia anima. Avrei molte altre cose da dirvi, ma sarebbe troppo lunga, quindi cerco di chiudere e lasciare a Donato il tempo, quindi con il mio specchio vi ringrazio. E ora c'è una sorpresa, ovviamente, perché Donato ha appena finito il suo nuovo sito, vorrei che vi parlassi un attimo di questo suo nuovo progetto e di questo meraviglioso progetto che io adoro assolutamente, che è il castello di 52 anni che lui vi spiegherà, che lo vedete dietro di lui, dietro le sue spalle. Grazie, Quindi a te Donato, tutti come sempre io vi amo e ci sentiamo dopo. E grazie, favore per grazie favore. Shams, grazie del Grazie. tempo, infatti tempo è arte e, e quindi sì. Ne volevo infatti approfittare un secondino per intanto anche io ringraziarvi per questa grandissima evoluzione
che quest'anno mi ha portato, parlando ovviamente di anno gregoriano, però io noto sempre tante sincronicità anche che si interconnettono, se vogliamo, con lo Tzolk'in, e questo anno che sta finendo era proprio esattamente, raffigurava il mio glifo che è 221, il drago cosmico rosso. E non a caso, infatti, quest'anno, sia grazie a Shams, grazie al mio sole, diciamo, nascosto, occulto, sono riuscito a partorire molte cose, sono molto fiero di me e molti progetti appunto che sono riuscito a, come dire, divulgare o rendere, diciamo, ehm, rendere pubblico, ecco, che è la cosa più difficile per me, essendo sempre un po' nel nascosto, nelle mie caverne. E questo anche grazie a voi e a chi ci segue, perché anche quello che sto facendo è stato assolutamente un parto, e questo appunto condividere, questa condivisione, sentivo fortemente che appunto doveva in qualche modo nascere, ecco. Quindi questo che vedete qua alle mie spalle qui è questo progetto che ho ideato, è una specie di appunto visione materializzata di quello che è il nostro percorso individuale lungo appunto la matrice dello Tzolk'in. Questi appunto quadretti dorati che vedete non sono altro che appunto la matrice dei 52 portali di attivazione galattica che creano appunto poi a sua volta diciamo il numero che corrisponde al nostro divenire saggi, che per i Maya era i 52 anni. Quindi questi primi 52 anni servono esattamente come computo, diciamo, totale per vivere tutte le nostre quattro differenti permutazioni nei nostri quattro glifi e in tutti i toni possibili. Quindi dall'1 al 13 noi sperimentiamo nei primi 52 anni tutto praticamente qual è la nostra missione e qual era appunto la nostra connessione alla nostra tribù galattica e non a caso infatti dopo dal 53esimo si riparte da zero, come se noi rinascessimo in qualche modo e si riparte da capo con il nostro glifo, diciamo, natale. Questo io l'ho ricreato poi lo guarderete semmai nel sito che si vede anche meglio, che metteremo comunque in link sulla onda, sul video, e non è altro che appunto una ricostruzione con questi chiodi anche tridimensionale, se vogliamo, perché c'è questo filo che unisce tutti questi, diciamo, nostri quattro glifi che, diciamo, percorrono questo mantra, questa specie di tela, ed è questo filo è arcobaleno. Poi adesso ci ho messo una piuma d'aquila che è esattamente dove punta, diciamo, nel glifo attuale che sto percorrendo, e questo è un lavoro che faccio appunto personalizzato per chi volesse, insomma, ehm, meditare di fronte a questa opera che vuole essere sicuramente appunto un oggetto di arte, di bellezza, ma anche appunto di meditazione su quello che è il nostro mantra, fondamentalmente il nostro disegno del nostro cammino in questi 52, i primi 52 anni di vita. Dunque, detto questo, andiamo a parlare dello specchio. A proposito, infatti, di parti e di nuove cose che stanno uscendo, e dopo questa onda che c'è stata molto forte, abbiamo ritrovato appunto la sincronicità, abbiamo ritrovato la forza di evolvere, e quindi ora entriamo in questa decima onda che secondo me è la più particolare, anche perché il glifo dello specchio è l'unico, diciamo, ad essere un oggetto fisico, ehm, perché tutti gli altri sono appunto o elementi naturali oppure animali e via dicendo. Diciamo, è l'unico oggetto che era di uso appunto rituale, magico, perché poi originariamente deriva da
questa pietra focaia con cui diciamo erano costruiti questi coltelli, e questo coltello e poteva essere anche significato del raggio solare, e questo coltello e non è altro che un passaggio dimensionale, perché per uso rituale il coltello squarcia, diciamo, il velo dell'illusione, no? Dell'immagine tridimensionale, per allacciare, aprire lo scenario verso quello che c'è oltre, diciamo, la visione del 3D. E quindi per me è molto affascinante, essendo anche il mio glifo, fra l'altro, analogo, lo trovo molto, molto mistico, molto particolare, un po' difficile perché comunque richiede molta concentrazione, nel senso di riflessione verso ciò che è, diciamo, l'infinito, e quindi ciò che noi rimbalziamo attraverso gli altri. Qui infatti ritorna anche il detto e il saluto meraviglioso, che è un insegnamento grandissimo, che è in Lakesh, io sono un altro te stesso, quindi questo specchio secondo me, diciamo, comunica che noi siamo tutti parte e schegge di un unico specchio, che poi riflette appunto questo infinito e questa fonte, che potete chiamarla come volete, insomma il creatore, e questa fonte di energia molto forte che viene appunto dal centro della galassia, e che comunque è, diciamo, la divinità massima per i Maya, cioè è il creatore di ogni cosa, è il datore di movimento e di misura. Quindi già la forma, come vedete, infatti raffigura come due piramidi che o dall'alto al basso o da destra a sinistra cercano di entrare in contatto, e quindi cercano di rompere questo velo, questa linea che abbiamo nell'orizzonte, che poi comunque anche ricorda molto anche lo stalking, perché anche lo stalking raffigura questi 52 portali, due piramidi che entrano una dentro l'altra, e quindi è molto, molto affascinante, insomma, riflettere su queste cose. È importante appunto oggi attrarre il proposito di riflettere verso appunto ciò che deve essere riportato in ordine e in equilibrio fra appunto questa dimensione e quelle superiori, e quindi cerchiamo di proprio concentrarci su questo oggi, perché entriamo anche diciamo, in una colonna qui che viene chiamata Kushansun, che è, diciamo, l'ombelico appunto del centro proprio dell'energia, da cui emana tutto quanto in energia spiraliforme, e quindi i nostri ombelichi a loro volta vengono connessi molto fortemente lì dentro, perché lì passa e arrivano questi filamenti di luce che appunto ci riconnettono alla fonte. Quindi questa è una onda molto molto potente. Nel giorno 2 abbiamo infatti diciamo, la prepotenza e la forza che deve catalizzare la tempesta per creare questo caos apparente, esteriore, e se ce n'è bisogno anche interiore, per scavare sempre di più quello che appunto va riportato in chiarezza e in limpidezza. Quindi questa tempesta ci sfida a tenere il centro e a tenere proprio l'immagine, come dire, il più possibile a fuoco, e non confonderci con gli svariati riflessi che noi emettiamo attraverso gli altri e attraverso appunto quello che ci mostrano le situazioni e le persone. Avendo trovato questa centratura, poi ci addentriamo infatti nel sole elettrico, in cui portiamo il servizio del vincolare questa luce, di riuscire a farla entrare appunto
attraverso noi stessi e a portare la luce per servire un obiettivo e un proposito più alto che vada ad essere di nutrimento non solo per il nostro, diciamo, il nostro profondo io e il nostro più alto io, ma anche poi in esterno portare proprio quella spavalderia un po' anche del nutrimento, della conoscenza e della verità che questo fuoco universale vuole sprigionare da dentro. Nel quarto giorno invece abbiamo, e qui entriamo proprio nella colonna mistica del Kushan Sun, centrale, qui sarà fortissimo, infatti con il drago ripartiamo da cima e cerchiamo di creare una forma che sia analoga a quella, a quell'essenza, a quella verità, a quella forza materna e avvolgente che ci fortifica e dà sicurezza. Cerchiamo di incanalarla in qualcosa che prenda una forma e possa appunto essere di nutrimento esattamente per il collettivo e per quello che ci chiede questo specchio, quindi appunto analizzare sempre di più nel profondo quale è esattamente la nostra essenza più reale e più autentica. Nel giorno 5 abbiamo il vento, con il vento intonante, qui comandiamo e rafforziamo portando il giusto calibro di potere per comunicare attraverso il respiro e attraverso appunto l'invisibile, cercando di sentire quel sussurro, quell'alta sacerdotessa che abbiamo tutti noi dentro. E, e diamo a lei lo spazio per per poterla ascoltare e poterla incanalare nel respiro ed entrare appunto in queste immagini, in questo riflesso che ci vuole mostrare lo specchio. Cerchiamo di dare anche adesso un'informazione invece in questo caso verbale, ma con il silenzio giusto che ci richiede prima. È la riflessione e la meditazione. Nella notte invece ritmica, qui abbiamo 123, la notte ritmica non è altro che appunto dopo tutto questo lavoro possiamo permetterci di fare uscire dal nostro più profondo inconscio quello che deve essere riportato in bilanciamento e quello che appunto abbonda dentro di noi, ma non riusciamo ad interpretare, non riusciamo a ricordare a volte appunto quello che è l'immagine che ci arriva dall'inconscio, quindi seguire il sogno, seguire tutto quello che ci porta il mondo del sogno e quindi poter entrare senza alcun timore in questa dimensione e poter appunto portare più ordine e chiarezza che viene anche appunto, che spinge diciamo da questo mondo verso l'esterno sempre di più attraverso questo specchio e vuole mostrarsi per quello che è il messaggio che vuole portarci. Dopodiché abbiamo il seme giallo, qua entriamo nel cuore dell'onda con il seme risonante e qui abbiamo proprio abbiamo la possibilità di entrare in sintonia con quella cura e quella proprio, come dire, innocenza che in realtà è ricca, ricchissima
nutrimento e di progettualità, e avere fede che appunto questa immagine che emergerà da questo riflesso, da questo specchio, sarà sempre di più connessa a un progetto che vuole e deve essere comunque curato e- e in cui bisogna assolutamente credere per poter far sì che esso si realizzi, perché questa innocenza e questa delicatezza e questa vulnerabilità in realtà diventi da seme, diventi un arbusto, diventi appunto, possa fiorire e manifestarsi, andare verso l'esterno, verso il sole, verso la comunicazione con tutti gli altri elementi. Dopo aver trovato questo grande canale nel tono 7, andiamo nel serpente galattico. E il serpente galattico appunto ci ricorda che siamo già stati iniziati nella scorsa onda, siamo riusciti a trovare quella resistenza, quella forza che si nascondeva e che premeva dalle nostre viscere e doveva trovare assolutamente il canale per poter riconnettersi al cielo, e qui noi abbiamo tutti gli strumenti sciamanici proprio per sentire tutto con il nostro corpo e portare nella carne e nella materia tutte le informazioni che avevamo acquisito alte da appunto il periodo scorso dell'onda scorsa. Ehm, Dopo abbiamo appunto il tono numero 9 che è il solare, e qui abbiamo allacciatore dei mondi. Infatti qui possiamo appunto portare a realizzazione. Abbiamo l'opportunità di creare questa connessione, questa corda che ci unisce, questo ponte ehm, che iniziamo a vedere attraverso questo specchio, iniziamo a vedere che è percorribile, che non è in realtà una morte quella che rappresenta la lacciatura dei mondi, bensì è una possibilità di connessione, di connessione, quindi oltre questo velo dell'immagine noi abbiamo una mano che ci attende, che ci prende, e questa corda ci può assolutamente portare in un altro paradigma, in un'altra visione, e senza nessuna più paura di ciò che possiamo lasciare alle spalle o quello che troveremo. Qui la connessione è assolutamente salda, e quindi possiamo andare sicuri in questa strada che ci porta di là dalla sponda. Nel tono planetario invece nel 10 abbiamo la mano, e con la mano abbiamo questa grandissima sicurezza e anche proprio saggezza di portare l'informazione e comunque anche la guarigione che ci serve per realizzare appunto eh, questa, sì, questa interpretazione che noi diamo, che è effimera, ma in realtà è assolutamente al di là eh, dell'estetica, diciamo, dell'effimero, e quindi dobbiamo andare comunque, essere comunque saldi a noi stessi per riconnetterci con quella parte che noi non vogliamo vedere, ma che per, diciamo, portare la guarigione va portata fuori, va portata nel terreno, e con la mano blu va assolutamente toccato quella zona che a noi faceva male o che noi vogliamo comunque ignorare. Portando poi questa grandissima guarigione e portandola assolutamente proprio nella manifestazione, abbiamo il tono 12 della Luna. Nella Luna infatti noi abbiamo
abbiamo sicuramente toccando quei punti e avendo visto, iniziando a vedere veramente quel cuore e quello che diciamo oscurava tutta la nostra energia, la nostra luce che parte da lì, con queste acque noi della Luna riusciamo a pulire ancora di più, andare sempre più a fondo e avere il coraggio e la forza emotiva, la struttura proprio emotiva, emozionale per poterci mostrare, poter portare fuori in condivisione questo riflesso verso tutte le altre anime e senza più nessuna insicurezza, nessuna debolezza appunto molto profonda. Noi qui ci uniamo e portiamo a pulizia tutti insieme queste grandissime ferite, queste grandissime incrostazioni che avevamo sul cuore. E terminiamo infatti qui, non a caso, alla fine di questa onda c'è proprio il cane bianco, che non è altro appunto che il ritornare a noi stessi, a quella compassione, a quell'amore che a volte purtroppo facendoci guerra attraverso la nostra mente, attraverso quello che gli altri ci riflettono di noi, che sappiamo o non vogliamo accettare, che dobbiamo mettere a posto, e questa durezza appunto che a volte andiamo a manifestare nel giudicare, nel dare per scontato che una cosa significa questo e un'altra quell'altro. Cioè qui noi sappiamo che con il cane bianco possiamo trascendere tutto questo, perché dobbiamo andare in realtà sotto e nel profondo del nostro cuore. Solo lì c'è la verità sacra e nutriente per noi e per tutti gli altri. Quindi qui lo specchio riflette esattamente quello che c'è dietro. Qui lo specchio, diciamo, diventa come una piscina, diciamo, come nelle acque dell'utero, e noi ritorniamo ad affondare e a trapassare, diciamo, il velo che ci separa fra questa vita e un'altra dimensione, un'altra realtà, un'altra verità che noi dobbiamo scoprire, così quando noi dobbiamo uscire da quell'utero e quindi esplorare l'ignoto, e fa tanta paura, però dobbiamo tenerci saldi appunto al nostro cuore e credere che appunto solo nella condivisione e nella compassione e nell'amore incondizionato noi troviamo in realtà casa nostra, ecco di là, fondamentalmente. Perfetto, questo è diciamo la mia visione su questo percorso. Adesso vi volevo appunto leggere come di consueto il nostro poema meraviglioso che scrisse Osar Güelles e che rappresenta e cerca di appunto sintetizzare quello che è l'energia e il messaggio di questo Yogini, che sarebbe lo specchio. Io sono lo Yogini codificato dallo specchio bianco. 18 è il mio numero. Io dimoro nello stato di meditazione, priva di distrazioni, oltre la parola, il pensiero e le azioni. Assiso nella tana del mio cuore, io sono il riflesso dell'infinito sogno. Tengo la chiave degli universi riflessi, le dimensioni specchiate dell'universo cosmico che rispecchia. Questo io sono, la meditazione della vuota beatitudine. La parete della mia tana è la vista che ho dentro l'universo. Supremi sono i miei poteri yogici. Io esemplifico l'autotrascendenza dentro la noosfera, perché io sono il precursore evolutivo, circondato dall'aura arcobaleno.
prodotto della mia autotrasmutazione interiore. Manifesto i segni dei poteri superiori al normale, solo per rischiarare la via a tutti gli esseri. Un orb brilla alla mia destra in tutta la sua luce, il risultato della luminosità preesistente. Al di sopra della mia testa appare il mandala dell'autoperfezione primordiale, un segno che tutti possiamo raggiungere la via della luce infinita. Conoscere me è sapere che solo la pratica porta conoscenza e saggezza. Bene, infatti qui il consiglio, mi raccomando, è di trovare molto tempo per stare con la vostra vera immagine, riflettere e meditare tantissimo, stare nel silenzio e mi raccomando non fatevi confondere dagli infiniti riflessi che vi verranno messi davanti. Grazie a tutti, grazie per l'attenzione, per come al solito il calore e l'affetto che ci date e appunto guardate il mio sito, guardate un po' quello che faccio e se per caso volete contattarmi lì c'è tutta la mail, c'è una chat anche privata oppure anche da qui da Facebook potete contattarmi per qualcosa insomma che magari volete che io realizzi, come questa che è appunto un'opera appunto diciamo individualizzata, cioè che è personalizzata per ognuno di voi. Perfetto, grazie Shams, io vi bacio, alla Grazie a prossima. tutti e buon anno, buon inizio intanto perché non ci Vero, buon anno sentiremo, gregoriano. quindi buon 1-1-22, ricordatevi 1-1-22, pensatemi quando scatterà, nel senso Esatto, ricordatevi che è l'1-1, non pensate a me ma pensate a voi stessi e grazie 222. di essere stati con noi e di averci ascoltato, di avere la pazienza di ascoltare le nostre visioni e per qualsiasi informazione, sia per le sessioni private mie o di Donato, insieme io e Donato potete Sì, contattarci, siamo a insieme. disposizione e buon anno, buon percorso di questi 13 giorni, buon cammino e come vi dico sempre siate solo voi stessi e nient'altro e seguite soltanto la vostra voce. Vi voglio un mondo di bene. Vi bacio Un tantissimo, vi abbraccio abbraccio. tutti e grazie, grazie, grazie. Grazie, 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 grazie. grazie, Nella grazie. cash. Nella cash.